Oggi parliamo di telefonia. Bentornati dal vostro amico Ciasu e bentornati sul canale Il Gaming di Ciasu. Come abbiamo detto nella mini introduzione, come avete visto dal titolo del video, oggi parleremo di telefonia, ma di fascia media. Prima di incominciare però vi prego di iscrivervi al canale se vi piacciono più o meno i contenuti e a fine video di mettere un bel mi piace, così da sostenere questo video e farmi capire che vi piacciono e magari farne anche di nuovi. Detto questo, dicevamo telefonia, fascia media. Ma perché si dice fascia alta, fascia media e fascia bassa? Beh, allora, fascia alta, ovvero sono i top di gamma, sono i telefoni più costosi che hanno il top del top e sono realizzati per un pubblico che vuole il meglio del meglio in assoluto, ovviamente con prezzi veramente molto alti perché si va dai 700 in su. La fascia bassa invece è quella fascia dedicata a quelle persone che il telefono lo utilizza solamente per telefonare, forse WhatsApp e niente di più, ed è una fascia che va dai 300 in giù più o meno. Per chi invece vuole un telefono che possa svolgere le funzioni a volte anche di un top di gamma ma senza spendere 7, 8, 900 euro in su, allora deve andare sulla fascia media. Oggi prenderemo in esame una fascia che va dai 350 ai 500 euro, ovvero la fascia media. Prenderemo in esame 5, stavo facendo già il pace prosperità, i 5 telefoni che secondo me al momento sono i migliori di fascia media. Ne analizzeremo uno per volta e poi vi dirò quali sono le mie personali conclusioni, ovviamente quello che vi consiglio. Poi nei commenti mi raccomando non vi dimenticate di scrivere quello che vi è piaciuto o non vi è piaciuto, cosa siete d'accordo con me, cosa invece secondo voi ho detto una stupidaggine, eccetera eccetera eccetera. Allora, intanto che cosa dobbiamo guardare prima di scegliere un telefono? Prima di tutto dipende che cosa vogliamo noi, come dicevamo prima. Intanto dobbiamo guardare la qualità e il design. Allora, è vero, sul design ognuno ha i propri gusti ed è giusto che ognuno scelga il telefono in base a quello che gli piace di più. Ma per quanto riguarda la qualità, perdonatemi se guardo in basso ma ho preso degli appunti se non mi dimentico, per quanto riguarda la qualità invece no, sulla qualità bisogna vedere se il telefono è fatto di plastica, se è fatto di vetro, se è fatto di alluminio, se è resistente all'acqua e polvere, che tipo di resistenza c'ha, ci sono diverse cose da guardare. Poi parliamo dell'hardware, quindi processore, RAM e memoria interna. Ora, per quanto riguarda il processore, dipende dal processore che un telefono ha, ovviamente. Il processore bisogna guardare quanti core, ma soprattutto la velocità in megahertz di ogni core. È importante, poi magari vedremo più avanti di fare un video dedicato a questa cosa. La RAM e la memoria in realtà sono entrambe memorie. Cercherò di spiegarvelo perché effettivamente sono argomenti un po' complicati, ma provate a pensare, no? Allora, una volta che io digito una determinata cosa, e questo vale sia su cellulare che su computer, una volta che io digito una determinata cosa, il processore, che sarebbe il cervello, ok, del dispositivo, ragiona e inizia ad andare a prendere le informazioni che gli servono per svolgere il comando che noi gli abbiamo dato. Quelle informazioni sono salvate sulla memoria interna, ovvero quando noi diciamo 32, 64 giga, 128, eccetera eccetera. Il problema qual è? È che il processore ragiona a una velocità veramente super, mentre la memoria interna, per veloce che è estremamente più lenta rispetto alla velocità del processore, ed è qui che entra in gioco la RAM. La RAM è una sottospecie di strada che trasporta le informazioni dalla memoria interna al processore. Ovviamente più RAM c'è, più velocemente i dati verranno trasportati dalla memoria interna al processore. Quindi io consiglio di solito di avere almeno su un cellulare 4 GB di RAM, almeno. Questo perché, ripeto, sotto i 4 GB di RAM, valutato che Android come sistema operativo ne usa già di suo un bel po', meno di 4 purtroppo si fa molta fatica. È per questo motivo che si consiglia sempre di eseguire quel piccolo comando in basso a sinistra del cellulare che porta a chiudere tutte le applicazioni aperte, perché la memoria RAM, una volta che l'applicazione si chiude, viene cancellata e può essere riutilizzata per altre cose, mentre la memoria interna, una volta che viene salvato un file, un'immagine, un video, una cosa, una volta salvato, finché non lo andiamo a eliminare, rimarrà fermo lì. Chiaro il concetto? Quindi memoria interna, memoria fissa, permanente, trasporta i dati, la RAM che è molto più veloce ma volatile, e il processore elabora e poi ci fa vedere quello che vogliamo. Quindi ricapitoliamo: processore, RAM
e memoria interna, che deve essere abbastanza grande perché ormai i file sono sempre più grossi, quindi ormai un 32 giga o un 64 iniziano a essere veramente pochini. Poi parliamo di batteria, ok? Quindi quanto è grande la batteria, anche se la grandezza della batteria non va sempre di pari passo con la durata, perché se la batteria è tanto grande ma il cellulare consuma tanto, magari un cellulare con una batteria più piccola riesce a durare di più. E poi la fotocamera ha la stabilizzatore, perché magari noi tremiamo quando facciamo le foto, quanti megapixel ha la fotocamera, ce n'è solo una, sono tante cose da guardare, però i primi due punti, ovvero la qualità dei materiali e il design, comunque la qualità dei materiali e l'hardware, sono fondamentali, mentre gli altri due, però batteria e fotocamera, sono cose che possono essere importanti oppure no. Detto questo, ragazzi, andiamo a prendere in esame 5 telefoni, come dicevamo prima, 5 telefoni che secondo me sono degni di essere all'interno della lista e che io, se fossi io e volessi comprare una fascia media, comprerei. Il primo telefono della lista è lo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Prendiamo in esame i 4 punti, ovvero, prima di tutto, design. È dietro con il frontale è curvo e i contorni sono in alluminio, quindi abbastanza resistente e sinceramente a me piace. Assolutamente. Come processore, Snapdragon 730 ha 8 core, e non l'abbiamo detto prima, i core sono quanti piccoli cervelli all'interno del cervello grande ci sono, da 2.2 MHz. Ripeto, poi se volete dei dettagli in più si può fare un video a parte. Quindi Snapdragon 730 octa-core 2.2 MHz, 6 GB di RAM, quindi non male, dicevo almeno 4, quindi 6 vanno bene, 64 GB o 128 GB di memoria interna, dipende quale di due vogliamo prendere, quindi comunque un'ottima parte hardware. Batteria veramente grande, 5260 mAh. Ricarica rapida, molto importante, perché nel momento in cui noi siamo a zero con la batteria e lo mettiamo sotto carica, se la ricarica è rapida arriverà a un 50%, 70% più rapidamente se la ricarica è rapida, ed è una ricarica rapida da 30 watt. Ottima durata, tranquillamente la durata è per tutta la giornata. Fotocamera ha 4 fotocamere, 64 megapixel, 8 megapixel, 5 megapixel, 2 megapixel, anche se non ha la stabilizzazione ottica. Il punto di forza di questo telefono è proprio la fotocamera, perché anche se non ha la stabilizzazione ottica ha tantissime funzioni la fotocamera che altre non hanno, e per quello secondo me di questa lista è la fotocamera migliore. Prezzo 369 o 399 euro, dipende se prendiamo la versione 64 GB o 128 di memoria interna. Secondo telefono, un telefono che vi ho portato una recensione poco tempo fa, l'iPhone SE 2020. Anche qui, primo punto, design. Allora, il design può piacere, può non piacere. A me sinceramente non piace, ma dei telefoni che metto al momento in questa lista penso che sia quello migliore sotto questo aspetto, perché intanto è vetro e metallo, quindi sicuramente molto resistente, piccolo, leggero, veramente sta in una mano, e allo stesso tempo è anche resistente ad acqua e polvere anche in immersione, IP68, quindi fino a 1,5 metri per mezz'ora. È veramente il più resistente, il più maneggevole di questa lista, quindi ahimè, anche se a me gli iPhone non piacciono tanto, questo è il migliore della lista sotto questo aspetto qui. Secondo punto, hardware. Allora, ha un processore che si chiama A13 Bionic, è un 6 core da 2.66 GHz, un processore veramente forte, soprattutto visto che è un processore che veniva, come ho detto nel video dell'iPhone SE, è un processore che veniva messo su gli iPhone di top di gamma, come ad esempio l'11, l'11 Pro e l'11 Pro Max. 3 GB di RAM. Allora, è vero che io ho detto che minimo 4, ma si applica normalmente agli Android, su Apple è un po' un mondo a parte, quindi comunque tanto. 3 GB di RAM. Poi abbiamo la versione 64 GB, 128 e 256, non espandibile, come anche per lo Xiaomi Mi Note. Non sono memoria espandibile, quindi nel dubbio è sempre meglio prenderlo un pelino più grande. Parliamo di batteria. Ovviamente il telefono è piccolino, non potevano montare una batteria grande, solo 1821 mAh, ricarica rapida da 18 watt, quindi un pochino piccola, però l'unico della lista che monta la ricarica wireless, quindi se lo appoggiamo su un dispositivo che emette una ricarica wireless, lui potrà ricaricare. Parliamo di fotocamera, è una singola fotocamera, non ne ha 3, non ne ha 4, non ne ha 2, 12 megapixel con stabilizzatore ottico. Diciamo che questo è il tallone d'Achille del telefono.
oltre al display, ha una fotocamera veramente molto scarsa. Piccolo particolare molto interessante è che è l'unico di questa lista, quindi della fascia diciamo media, anche se quello che costa di più della fascia media, che ha l'uscita video, quindi con un cavo apposito noi possiamo collegare il cellulare a uno schermo, che può essere un TV o qualsiasi altra cosa, e potremo vedere quello che vediamo sul cellulare direttamente sul TV. Questo è interessante perché di solito è una funzione che c'è sui top o comunque sulla fascia medio-alta, non sulla fascia media, e quindi non è una cosa da trascurare. Quindi di questo telefono, di quello prima era la fotocamera, di questo invece prediligo tantissimo, diciamo, l'involucro, la scocca generale, perché è veramente molto buono, IP68 molto resistente. Prezzo? Allora, per la versione 64 GB 4,99, poi si va su 128 GB 5,49 e infine 670 euro. Iniziano a essere un po' tantini, valutato che si sta parlando di una fascia media, ma se lo paragoniamo ovviamente sempre agli altri iPhone, allora il prezzo è buono. Consiglio la versione intermedia 549 per i 128 GB interni. Terzo telefono della lista, OnePlus Nord. Allora, qua si parla di un design che può piacere o può non piacere. Il retro è in vetro, il contorno è in plastica, quindi boh, non lo so, a me sinceramente non piace, però può piacere. Processore, secondo me è il migliore di questa lista, perché si parla di uno Snapdragon 765G, un octa-core da 2.4 GHz, veramente potente, perché ha la versione 8 GB di RAM, ma anche la versione 12 GB di RAM. Tenete conto che vi ho detto che minimo 4, si sta parlando del doppio, addirittura di molto di più, 12 GB di RAM. A volte neanche nei top di gamma mettono 12 GB di RAM. Quindi al momento questo di questa lista per me è il migliore a livello hardware. Non è male anche la batteria, perché ha una ricarica veramente buona, ottima autonomia, si parla di un 4100 mAh, ricarica rapida 30 watt. Fotocamera sempre 4, 48, 8, 5 e 2 megapixel con la stabilizzazione ottico. Allora, diciamo che come fotocamera non è proprio il top del top, ma la fotocamera frontale, che è quella che serve per i selfie, invece secondo me è veramente la migliore di questa lista. Quindi, ripeto, dipende sempre che cosa ci dobbiamo fare, ma il punto di forza di questo telefono è l'hardware, ottimo processore e veramente tanta RAM. Prezzo? Parliamo di 389 euro per la versione a 8 GB di RAM e 489 per la versione a 12 GB di RAM. Passiamo al quinto telefono, Motorola Moto G 5G Plus. Allora, intanto parliamo di involucro, design e componentistiche esterne. Molto grosso, molto ingombrante, belle le colorazioni, dipende sempre dai punti di vista, ma è veramente molto resistente. Questo diciamo che è molto simile all'altro, a me non è che piaccia molto, sinceramente, a livello estetico, però almeno è molto resistente, essendo in plastica, non si rompe facilmente. Il processore è lo stesso del OnePlus Nord, però ha solo 4 GB di RAM, ok? 128 GB di memoria interna, ma è espandibile, quindi nel momento in cui noi finiamo lo spazio che c'è all'interno del cellulare, possiamo metterci una schedina esterna. Ricordiamoci però una cosa: la schedina esterna va bene per le foto, per i video eccetera, ma se noi riempiamo il cellulare perché abbiamo troppe app, la memoria interna può aiutarci, ma è veramente un ma grande. Batteria, ecco, questo è quello secondo me con la batteria migliore in assoluto, perché ripeto, non è quella più grande, perché ha 5 mAh, ricarica da 20 watt, ma ha una durata esagerata. Sono riusciti veramente a equilibrare quello che è le dimensioni della batteria con il consumo energetico. Vi ricordate cosa vi dicevo prima? Non sempre la batteria più grande è quella che fa durare di più il telefono. In questo caso ovviamente è andato di mezzo i consumi veramente ridotti che ha questo telefono. Fotocamera ne ha 4, 48, 8, 5 e 2 megapixel. Fotocamera discreta, non è assolutamente male. Piccola cosina, piccola postilla, per essere una fascia media ha già la connettività di tipo 5G, quindi ripeto, non è male per uno che sa che è in una zona 5G e ha necessità di andare bello veloce con la rete del cellulare. Questo telefono potrebbe essere una valida alternativa. Quindi sotto questo aspetto invece la cosa top è la batteria. Prezzo 399 euro, che non è niente per un telefono con queste caratteristiche. Ultimo, Pixel 4a.
Allora, a livello estetico molto compatto, maneggevole, è fatto in policarbonato, a me piace. Semplice, tranquillo, è proprio il telefono di fascia media per eccellenza. Processore, uno Snapdragon 730 octa-core, 2.2 GHz, è un ottimo processore, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, non è espandibile neanche lui, però ripeto, 128 è veramente una buona memoria interna. Ecco, il talone di kill è forse un po' la batteria, perché l'autonomia, diciamo che per un utilizzo normale dura tutta la giornata, è comunque un 3140 mAh, 18 watt di ricarica. Però se proprio lo vogliamo utilizzare pesante, a fine giornata non ci arriva, bisognerà farci una piccola ricarica magari a metà pomeriggio per darci una botta. Invece l'ultimo punto, ovvero il quarto, la fotocamera per me è la migliore della lista. Singola, ok, solo una da 12 megapixel, ma ha uno stabilizzatore ottico meraviglioso e le qualità delle foto sono fantastiche. Quindi se vogliamo la qualità delle foto, questo è il telefono da scegliere. Conclusione, allora intanto non abbiamo messo i Samsung perché Samsung di fascia media medio-bassa secondo me ha tanti concorrenti. E non abbiamo parlato di display perché, come non abbiamo parlato ad esempio del software, del tipo di software che c'è dentro, ma perché non sono dettagli che a una persona che di solito vuole prendere una fascia media gli interessano. Io vado a prendere il display migliore, quello col software fatto meglio, se voglio andare su qualcosa di specifico. Ma se devo andare su una fascia media perché voglio un buon rapporto di qualità-prezzo, allora sono cose che normalmente io non vado a guardare, per quello non le ho citate. Sono cose comunque importanti che a volte fanno cadere il peso da una parte o dall'altra, ma su una recensione del genere secondo me non sono importanti. Cosa acquistare? Se vogliamo il telefono più resistente in assoluto, che possiamo utilizzarlo in acqua eccetera eccetera, iPhone SE, anche se dipende dai gusti e non lo consiglierei mai a un pubblico che preferisce Android. Non consiglierei mai a uno che è Android di passare a un iPhone SE nel modo più assoluto, però in generale IP68 non è assolutamente male. Voglio il telefono con l'hardware migliore, processore, RAM e memoria interna, allora il OnePlus Nord, assolutamente il migliore consigliato. Voglio che la batteria mi duri tutta la giornata, ci devo fare quello che voglio, deve durare tutta la giornata, il Motorola, assolutamente il Motorola G5G Plus. Se invece voglio il migliore come fotocamera, o il Pixel o lo Xiaomi, perché dipende se voglio una fotocamera con più elementi o la migliore in assoluto, ma le due fotocamere sono le migliori. Cosa vi consiglio di comprare? Teoricamente non dovrei rispondere a questa domanda, perché ognuno di voi in base a queste recensioni dovrebbe rispondere da sé, e poi se vi do un consiglio poi voi mi dite ah ma non mi sono trovato bene, mi dovete consigliare qualcos'altro, poi dopo vado sempre di mezzo io. Ma se proprio vi devo dare un consiglio, o io dovessi comprare un telefono di fascia media, allora il Pixel 4a tutta la vita, 389 euro, perché prima non l'avevo detto, mi ero dimenticato. Secondo me è il telefono migliore, buon processore, batteria forse un pelo così, ma basta portarsi dietro una power bank e siamo a posto, ottima fotocamera e anche carino il design, anche perché poi lì dietro con una cover si può coprire. Quindi ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, soprattutto che vi sia utile nel scegliere il telefono magari da regalare a qualcuno, per voi stessi. Quindi spero che vi sia utile questo video. Se vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, perché così quando vi escono i nuovi video, che come vi dicevo saranno sempre più o meno ambientati su questi argomenti, e cercherò di farli più brevi possibili, anche se questo purtroppo secondo me è venuto un pochino lunghino, così vi escono le notifiche e potete guardarli appena escono. Non dimenticate di seguirvi anche sui social, su Instagram veramente siete in tantissimi, grazie mille, anche su Facebook. Dal Gaming di Ciaso è tutto, grazie per aver visto questo video, come al solito pace e prosperità, ciao!